Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto voglio ringraziarvi per il feedback positivo che mi state dando, il canale sta crescendo. Questo video sarà il primo di una serie che chiamerò Slope Life, in cui tratterò diversi argomenti per spiegare un po' come funziona questo mondo, come iniziare, come andare avanti fino a magari arrivare al mio livello. Caricherò un video ogni 3-4 settimane e cominciamo! Il titolo di questo video è come diventare campione del mondo di slopestyle. In realtà in questo video voglio spiegarvi come funziona l'FMB World Tour, perché per arrivare al top bisogna capire come funzionano tutte le varie cose, le regole e capire che step bisogna fare per intraprendere questo tipo di carriera, diciamo. Quindi per iniziare cerchiamo di capire che cosa significa FMB World Tour, che sta per Freeride Mountain Bike World Tour. Voi direte perché Freeride World Tour se ci sono salti e basta? Perché inizialmente l'FMB World Tour comprendeva due eventi di freeride, ovvero Chatel Mountain Style e il Red Bull Rampage. Ci sono state diverse polemiche riguardo a questo, per questo motivo è nato il Fast Series, che è una sorta di movimento di protesta contro l'FMB World Tour, ma questo è un altro discorso. L'FMB World Tour è iniziato nel 2010, ma in realtà prima del 2010 ci sono stati altri 2 anni in cui si è fatto questo tour di prova che si chiamava Nissan Qashqai Challenge, in cui vari eventi si disputavano in città diverse ed ogni evento aveva una sua caratteristica, ovvero a Milano c'era Dirt Jump, poi c'era il Big Air a Parigi, a Monaco mi sembra ci fosse il North Shore e poi c'era lo Street e Skate Park, che secondo me è un'idea molto figa perché un rider per prevalere sugli altri doveva essere capace di fare un po' tutto. Tornando a noi, l'FMB World Tour inizia quindi nel 2010 con un sacco di tappe, erano forse 25-30 all'inizio, divise tra eventi bronzo, argento, oro e diamond. Allora, che differenza c'è tra questo tipo di eventi? Gli eventi bronzo sono quelli più base, aperti a tutti, dove ci si può iscrivere anche se non si è registrati all'FMB World Tour e devono avere un montepremi minimo di 750 euro, che comprende sia denaro che oggetti, diciamo. Gli eventi silver sono più o meno la stessa cosa, però già i salti cambiano, sono per atleti già più esperti e l'evento deve avere un minimo di montepremi totale di 5.000 euro. Con l'aumentare dell'importanza dell'evento cambiano anche le strutture, quindi negli eventi gold ci saranno salti più grandi dei silver, a volte sono molto simili, ma comunque magari cambiano il numero, quindi magari in un silver ci sono 3 salti, in un gold ce ne sono almeno 5 o 6 o di più. E il montepremi minimo nel gold deve essere di 15.000 euro. Gli ultimi eventi sono gli eventi diamond, che sono quelli più importanti, non sono aperti a tutti ma solo a un certo numero di rider invitati in base alla classifica che viene stilata coi punteggi guadagnati negli eventi di livello più basso, quindi gold, silver e bronzo. Quindi come si fa ad arrivare agli eventi diamond? Ho deciso di fare questo video perché quando ho iniziato a fare le competizioni, quando avevo 17-18 anni, che non comprendevo bene l'inglese perché a scuola non è che andava tanto bene, facevo fatica un attimo a comprendere i regolamenti e come funzionasse il tutto. Quindi così almeno se vi interessa iniziare questo tipo di cose, vi piace fare gare, potete capire bene come funziona il tutto e avvantaggiarvi. Perché non capendo l'inglese bene, quando ho iniziato, era difficile capire che bisognava fare gli eventi bronzo per guadagnarsi punti per poi richiedere la partecipazione per gli altri eventi, perché insomma ad ogni evento, soprattutto i silver e i gold, è difficile poter partecipare avendo 0 punti in classifica, perché c'è sempre un numero limitato di persone che possono partecipare, che di solito si aggira intorno ai 50-60, eccetto per il FIS che aveva il numero limitato, ma ormai non lo fanno più, almeno spero che torni l'anno prossimo. Quindi secondo la mia esperienza quello che vi dico è: se volete fare l'FMB World Tour dovete cominciare dagli eventi bronzo per forza di cose, altrimenti non c'è nessuna possibilità che voi veniate accettati in un evento silver o gold. Per fare questo il minimo che bisogna fare è almeno 2 eventi bronzo. Purtroppo in Italia al momento non ce ne sono e spero che l'anno prossimo se ne organizzi qualcuno in Italia, perché in passato ce ne sono stati diversi. Perché almeno 2 eventi bronzo? C'è una tabella specifica nel regolamento del FMB World Tour in cui sono scritti tutti i punteggi che si ricevono per il posizionamento dal primo al 50° posto, mi pare, e quindi lì potete vedere quanti punti ricevete con il vostro piazzamento. Chiaramente se vinci prendi più punti, ad esempio in un evento diamond si vincono 1000 punti, in un evento gold se ne vincono 600, in un evento silver 300 e in un evento bronzo 150. Quindi se si vince solo un evento bronzo è difficile avere abbastanza punti per qualificarsi in un evento oro, perché chiaramente chi magari va a fare un evento oro ha già 3 risultati e la somma di questi punteggi fa sicuramente più di 150. Perché 3 risultati? Nell'FMB World Tour ci sono 2 classifiche, ovvero l'FMB World Ranking e l'SVC Standings. Che significa? L'FMB World Ranking è quello in cui vengono selezionati i rider che partecipano agli eventi.
ovvero funziona così: tu puoi fare anche 100 eventi durante l'anno, ma verranno contati solo i tuoi 3 migliori risultati, e questi 3 migliori risultati vengono sommati e vieni messo in classifica in base al risultato. L'SVC Standings invece è la classifica della Diamond Series. SVC significa Slopestyle World Championship. Perché c'è questa differenziazione? Perché negli ultimi anni è stato cambiato il sistema, una volta funzionava diversamente, è stato deciso così che praticamente c'è questa classifica che seleziona i rider e poi quelli che partecipano agli eventi Diamond hanno una seconda classifica dalla quale viene determinato il vincitore del World Tour. Ad oggi gli eventi Diamond sono principalmente solo Crankworx, a volte c'è anche l'Listed Ride, c'è stato il Munich Mesh, cambia un po', dipende dall'annata, da cosa viene organizzato, eccetera eccetera. Quindi continuiamo la nostra strada verso la vetta. Iniziate a fare 2 eventi bronzo, poi avete racimolato un po' di punti, potete iniziare a partecipare agli eventi silver e gold. Gli eventi silver durante l'anno non sono così tanti, a volte ce n'è 1 o 2, perché la differenza di montepremi tra un silver e un gold non è così tanta, ma l'organizzazione è praticamente la stessa, quindi preferiscono fare più eventi gold che eventi silver. Meglio, perché gli eventi gold si vincono più punti, più soldi. Cosa dovete fare per partecipare a un evento silver o gold? Semplicemente andate sul sito dell'evento, in cui trovate il link nel sito dell'FMB World Tour, scrivete la mail che c'è, chiedete: posso partecipare a questo evento? Verrete messi in lista e se non c'è nessun altro che vi scala fino a uscire dai 50 posti o quello che è, siete invitati all'evento, non alla finale chiaramente, ma di solito agli eventi silver e gold ci sono le prequalifiche, poi le qualifiche e le finali. Che cosa cambia? Le prequalifiche sono aperte ai rider, diciamo quelli di livello più basso, quelli che in classifica sono più giù, perché ogni evento si tiene via i primi 20 rider della classifica FMB World Ranking, che saltano le prequalifiche, a volte anche le qualifiche, e si va direttamente alla finale. Quindi i primi 20 rider della classifica FMB World Ranking, quelli che sono presenti, quindi se non c'è il primo, il secondo e il terzo, si va a scalare, si va dal terzo al 23esimo e così via. Questi rider saltano le prequalifiche e vanno direttamente alla fase di qualifica, in cui possono partecipare magari i primi 5-10 delle prequalifiche. Quindi se siete rider nuovi, ve lo dico, vi dovete fare un mazzo totale, perché quando ho iniziato io la prequalifica era una prequalifica, la qualifica era una qualifica e la finale era una finale. Ora invece il livello è altissimo, quindi la prequalifica è una finale, la qualifica è un'altra finale e la finale è un'altra finale. È difficile, molto difficile, però non impossibile, perché a questo livello gli errori capitano abbastanza facilmente e magari si guadagna una posizione o due e si entra in qualche modo nella fase successiva. Bene, avete fatto i vostri primi eventi silver o gold che siano e sicuramente avete superato senza pietà i punteggi degli eventi bronzo, perché secondo la tabella che vi ho fatto vedere prima, ad esempio, se voi vincete un evento bronzo è come un 9° posto in un evento silver e un 18° posto in un evento oro. Quindi se ad esempio fate un 15° in un evento oro, già avete preso più punti che arrivare prima in un bronzo. Ora non vi resta solo che collezionare buoni risultati per aumentare il vostro punteggio nell'FMB World Ranking, così da salire sempre di più e arrivare in questa top 20 che vi permetterà di essere invitati automaticamente agli eventi gold, silver e tutti gli altri, ma non ancora ai diamond. Quindi come si fa? Per entrare negli eventi diamond bisogna essere nella top 12, perché da 2 anni fa è stato ridotto il numero da 18 atleti a 12 più 2 wildcard più le riserve. Che cosa sono le wildcard? Questa è una wildcard. Allora, le wildcard sono degli inviti speciali che si possono vincere negli eventi gold e la vince il primo rider che arriva in classifica che non è già invitato a un evento diamond. Quindi io avevo vinto questa a Rocket Air, in realtà poi non mi è neanche servita perché lì avevo fatto 3° posto se non sbaglio e ero entrato anche coi punti, quindi non aveva un minimo di senso. Però se coi punti non riuscite a entrare nella top 12, la wildcard è la vostra riserva. Ce ne sono 2 per ogni evento diamond di solito, tranne per il Joyride, che sono state tolte da quest'anno siccome gli organizzatori dopo l'anno scorso sono rimasti un attimo spaventati, perché c'è stato un rider che non andava mai a fare eventi grossi, ha partecipato all'evento gold, ha fatto podio, ha vinto la wild, è andato al Joyride e si è spaccato la schiena perché è passato giù da una struttura. Ora va tutto bene, ma comunque loro hanno deciso che per il Joyride non sono più le wildcard, perché comunque il Joyride è un evento diverso, molto difficile anche per noi rispetto a tutti gli altri, e secondo me questa scelta è giusta. Perché dico che stanno molto sulle balle rider nella Diamond Series? Molto semplice,
semplice, perché tu così ti puoi guadagnare la possibilità di entrare nella top 12 e rimanerci, perché la differenza di punteggio tra vincere un evento gold o un evento diamond è parecchia, quindi un buon piazzamento in un evento diamond potrebbe fare la differenza e farti salire sopra qualcuno che è già nella Diamond Series. Oltre a questo, in passato ci sono state delle cose allucinanti con le wildcard, ad esempio Nyquist ne ha avuta una gratis solo perché era Nyquist, Drew Besançon stessa cosa perché doveva fare i suoi video, doveva arrivare al Giore eccetera eccetera, e questo ad esempio quando io ero appena sotto la Diamond Series è stato veramente un colpaccio, perché per 3 volte ho rischiato di entrarci, ero sulla soglia e questi arrivano e ci si mettono davanti. Bella lì, Diego, attaccati, l'anno prossimo vediamo. Bene, finalmente abbiamo vinto la nostra wildcard, ci siamo guadagnati i nostri punti, quello che è, siamo nella top 12, quindi siamo invitati alla Diamond Series, che consiste nei 3 Crankworks, ovvero Crankworks Rotorua, Crankworks Innsbruck, Crankworks Whistler, a volte il reboot di Street Ride, c'è stato il Munich Mesh, adesso non si fa più, l'anno prossimo forse ci saranno nuovi Crankworks e la Diamond Series è una nuova classifica che funziona così. Questi 3, 4, 5 eventi, quello che è, vengono messi in fila, si sommano tutti i punti e chi ne ha di più vince. Quindi non è come prima che valgono 3 risultati, ma qui valgono tutti. Motivo per il quale ci sono spesso delle incongruenze se guardate i 2 ranking, ovvero magari trovate uno che è 12esimo in una classifica e nell'altro magari 8º o 9º. Detto questo, quindi come si fa a vincere l'FMB World Tour? Molto semplice. Arrivate alla Diamond Series, vincete tutto e avete vinto, chiaramente. No, non è vero, non serve vincere tutto, serve fare più punti degli altri. Ad esempio, quell'anno che Emil ha vinto nel 2017, se non sbaglio, non ha mai fatto un primo posto. Purtroppo questo regolamento dell'FMB World Tour ogni anno fa dei cambiamenti che, vabbè, fortunatamente negli ultimi anni non cambia così tanto, ma in passato ci sono stati da un anno all'altro delle rivoluzioni non indifferenti. Ora il tutto si è abbastanza stabilizzato e va bene così. A me questo sistema piace, funziona secondo me, non dovrebbero inventarsi cagate come fanno di solito. Ad esempio adesso c'è questa storia del Rookie of the Year che è un'altra wildcard regalata, diciamo. Vabbè, lasciamo perdere. Bene ragazzini, per questo video è tutto. Vi consiglio di iniziare a prendere in mano la vostra bici, prendere confidenza, darvi da fare e state pronti perché tra un mesetto esce un altro video in cui vi spiego come iniziare a saltare, fare i primi tricchettini, iniziare a prendere confidenza con le rampe per cominciare questo percorso e, se vi interessa, arrivare fino dove sono io. Vi ricordo di iscrivervi al canale, se vi interessa qualcosa lasciate un commento, risponderò a tutto. E niente, ci vediamo nel prossimo video, dove come sempre faremo cose pazze, cose estreme, cose senza senso e basta, ciao!